Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Vi direte cosa fa Di Corazzo sul podio oggi? Beh, io ho l'onore di aprire i lavori di questa sera e di dare la parola proprio a Denzo Grossi, che oltre ad essere responsabile del corso, questa sera è il nostro keynote speaker principale. Di che cosa parliamo? Parliamo del ruolo dei musei nella salute umana. Questo è il tema della lezione di oggi. Come vedete è il terzo appuntamento di questo ciclo, che ha come oggetto proprio una riflessione sul ruolo dell'arte nella cura delle persone, e il professor Grossi, sempre come al solito su basi quantitative, quindi sulla base anche di studi randomizzati e non, perché faremo anche qualche riferimento a studi con approccio qualitativo, ci dirà effettivamente qual è il ruolo dei musei, non solo per il benessere in termini generali, ma anche proprio per la salute delle persone. Sappiamo che i musei hanno cambiato in maniera radicale il loro approccio negli ultimi anni, forse i musei d'arte si sono avvicinati più al mondo dei musei scientifici. Vedremo invece dalle parole del professor Frank, che sarà il nostro discussant e che ringrazio di cuore per aver accettato l'invito. Sappiamo che il professor Frank è il direttore del nuovo, chiamiamolo ancora nuovo, Istituto di Storia dell'Arte dell'USI, ne parleremo fra poco, ma come il professor Frank ci racconterà, questa relazione fra forse il mondo delle scienze e il mondo delle arti è più stretta di quanto si possa immaginare, forse anche perché i musei d'arte stanno imparando molto nella relazione con le persone che li frequentano anche dai musei di scienze. Quindi non la faccio troppo lunga perché sottrarrei tempo a Denzo, lo chiamo sul podio e vi chiederei di accoglierlo con un applauso. Bene, bentrovati e bentrovate, buon pomeriggio a tutti. Parliamo di questo argomento veramente molto molto interessante e la domanda a cui vogliamo rispondere è se i musei fanno davvero stare meglio. Per rispondere voglio iniziare da un esperimento che io ho realizzato qualche anno fa in Piemonte, per l'esattezza a Vicoforte, che ci aiuta peraltro anche a compendiare la lettura che ha fatto Semir Zeki lunedì scorso, che immagino molti di voi abbiano seguito. Cioè qui in questo esperimento ci dà modo di capire come l'arte produca degli effetti non solo nel cervello, ma in tutto il corpo. Penso di averne già parlato di questo esperimento nel corso dell'anno scorso, però il video che vi faccio vedere non l'avevo mostrato. Abbiamo portato 100 cittadini, 100 visitatori a vedere da vicino gli affreschi sulla cupola ellittica più grande del mondo, che è di questo santuario costruito dai Savoia a Vicoforte in omaggio ad un miracolo che è avvenuto da quelle parti. Non era mai stato possibile arrivarci su fino a che una organizzazione, una ONLUS, con dei finanziamenti ha reso possibile la salita in sicurezza. Ecco, vediamo il video. Si deve salire imbragati perché ci sono dei percorsi che possono essere anche rischiosi da un certo punto di vista. Gli affreschi sono epoca rococò di Mattia Bartoloni, sono veramente molto belli, ma da basso non si riescono a vedere, si possono solo immaginare. Si comincia a intravedere anche
prospettiva esterna. Ecco, qui si è agganciati perché la scala è abbastanza scivolosa. E alla fine c'è l'effetto wow, quando uno vede gli affreschi e vede quello che c'è sotto. Prima di salire, prima di far salire le persone, subito dopo abbiamo prelevato dei campioni di saliva per misurare i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress. E abbiamo anche misurato il livello di benessere con una scala analogica visiva, che è questa, in cui il soggetto si posiziona, questo sempre all'inizio e alla fine dell'esperienza, si misura in millimetri la distanza e questo ci dà la possibilità di fare dei calcoli statistici. Qui vedete i partecipanti che stanno compilando una scheda raccolta dati prima e dopo l'esperienza e vi faccio subito vedere i risultati. Vedete, la linea rossa sono i livelli di cortisolo e c'è un crollo nel giro di un'ora. E suggerisce questo che la vista dell'arte ha avuto un effetto antistress, un rilassante e distensivo. E parallelamente invece aumenta il benessere percepito, che è la linea blu. Ecco, la relazione tra questi due fenomeni l'abbiamo studiata con dei sistemi di intelligenza artificiale che mettono in contrasto tutte le variabili che abbiamo raccolto e qui vedete che essere, chiamiamo responsivi al benessere, viene direttamente connesso ad essere responsivi alla caduta del cortisolo, come se questo fenomeno avesse un legame di causa-effetto. Non siamo certi che sia esattamente questo, però è molto suggestivo. La consapevolezza che esperienze di questo tipo, esperienze estetiche, incidono pervasivamente sulla nostra biologia, ha stimolato un cambio di prospettiva sul ruolo che i musei possono avere nella società. Molti musei in effetti stanno spostando la propria mission da centri per l'apprendimento e l'educazione a centri per il benessere individuale e sociale anche, poi vedremo. E questo sta aprendo le porte alla progettazione di esperienze che possono aiutare i visitatori a migliorare il proprio benessere. Quindi un approccio da object oriented, che è quello tradizionale, a un approccio experience oriented. Ecco, questo è il cambio che sta avvenendo, dicevo, in molti musei. Una decina d'anni fa, mi porto un po' dietro nel tempo, ricordo l'uscita di questo volume Cultura e Salute che avevo curato con la dottoressa Ravagnan e parallelamente uscì un altro libro più importante, quello di Chattery e Noble, Museums, Health and Well-being. Cito il mio libro per il fatto che parlammo di questo argomento in questo volume e in particolare nel capitolo 7 che è intitolato Il museo come luogo di diletto, di cui si è un po' dimenticata, no? la missione, che era una missione già piuttosto antica. E c'è anche una citazione del premio Nobel Vargas Llosa, sì, che dice: i musei sono necessari quanto le scuole e gli ospedali e in quanto affinano le sensibilità, stimolano l'immaginazione, educano i sentimenti e risvegliano nelle persone uno spirito critico e autocritico. Ecco, questi sono i principali aspetti in cui si parla nel volume della Chattery.
Si tratta di tutta una serie di benefici a livello della popolazione generale, a livello delle persone con malattie croniche, a livello dei loro caregivers e anche a livello del personale sanitario. Quindi questi ovali sono un po' una panoramica di quello che andremo a vedere in questa relazione. Loro l'avevano, come dire, anticipato anche sulla base di dati scientifici. Ci sono momenti nella vita, lo percepiamo tutti, in cui siamo sotto stress e facciamo fatica a rilassarci. E molti di noi si rivolgono ad esempio allo yoga, non so se qualcuno di voi fa yoga, o alla meditazione, poi ne parleremo. Altri fanno lunghe passeggiate, altri progettano vacanze in luoghi remoti, lontani dalla vita quotidiana, ma anche un museo offre un'alternativa tranquilla per rilassarsi, fissando in silenzio bellissime opere d'arte. E come dice Renzo Piano, c'è un posto in cui perdere la testa, e questo è un museo. Questa è una recente revisione degli studi che si sono occupati di musei e benessere negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni, e cita alcuni studi di cui vi parlerò. E devo dire che sono rimasto sorpreso da rendermi conto che la letteratura scientifica evidenzia tutta una serie di benefici fisici e mentali della frequentazione museale, con studi che all'inizio erano di tipo qualitativo, ma poi sono subentrati studi anche di tipo quantitativo o addirittura con approccio randomizzato, un vero e proprio clinical trial. Il primo aspetto è quello di immaginare il museo come un ambiente ristorativo. Cos'è un ambiente ristorativo? È un ambiente che possiede una combinazione di caratteristiche che facilitano la concentrazione, permettono il recupero dalla fatica mentale e il sollievo dello stress. Ora, questi ambienti tipicamente sono gli ambienti naturali, i parchi, la natura, i boschi, e la teoria che è più accreditata, che ha cercato di spiegare perché funzionano bene questi ambienti, è quella dei coniugi Rachel e Stephen Kaplan, che la descrissero nell'89, che si chiama Attention Restoration Theory, secondo la quale l'immersione negli ambienti naturali ci dà l'idea di essere in un luogo lontano da tutto, un luogo bello, personalizzato in cui potersi concentrare, e il primo studio sulle esperienze riparative o ristorative al di fuori degli ambienti naturali è stato condotto dai Kaplan proprio in un museo d'arte. Uno studio di questo tipo è interessante, è uno studio australiano pubblicato qualche anno fa sulla rivista Curator, perché ha messo a confronto la frequentazione di un ambiente naturale come un giardino botanico o un ambiente particolare come un acquario alla frequentazione di un museo d'arte o di una galleria d'arte, e ha diciamo, arruolato, per così dire, quasi 600 persone che erano a Brisbane e a Melbourne, e vedete dai risultati, dai punteggi, che il punteggio che si vede per quanto riguarda il giardino botanico, questa colonna, rispetto alle 4 declinazioni della teoria di Kaplan e Kaplan, Fascination, Extent, Escape e Compatibility, non sono molto diversi questi punteggi da quello che vediamo nei musei. Vedete, i numeri sono molto simili. Quindi i risultati indicano che per la maggior parte delle persone i musei sono ristorativi, tra virgolette, almeno quanto gli ambienti naturali. Qui vedete un piccolo studio qualitativo ancora, condotto presso il New Walk Museum di Leicester, nel Regno Unito, su circa 25 partecipanti, sessioni di visita di 30-60 minuti, stato d'ansia all'entrata e all'uscita misurato con una classica scala per l'ansia, che è la STAI, che è la scala più
più usata, perché è stata validata addirittura negli anni 70, e come concludono gli autori, che la semplice vista dell'arte in un museo diminuisce l'ansia e ha un impatto positivo sul benessere, e l'effetto è più forte per i visitatori che vanno frequentemente. Fare mindfulness al museo, fare meditazione trascendentale. Questa pratica, sapete, è molto diffusa e ha diverse applicazioni. Ce n'è una che in particolare è rivolta alla riduzione dello stress ed è diventato uno strumento prediletto da molti musei, perché prevede protocolli con sessioni di breve durata che sono adatti agli spazi museali e ai tempi di una normale visita ad un museo. Il guru della mindfulness, perlomeno nella forma in cui oggi la utilizziamo nel mondo occidentale, è Jon Kabat-Zinn, un biologo e professore della School of Medicine dell'Università del Massachusetts, e lui a partire già dal 1979 aveva sviluppato un protocollo per introdurre la meditazione di consapevolezza come intervento in contesti clinici, cioè quindi in ambienti ospedalieri. Ma alcuni musei, come quelli che vi faccio vedere, già stanno implementando programmi di mindfulness adatti sia a bambini, ad adolescenti, ad adulti e ad anziani. Ad esempio presso il Getty Museum di Los Angeles, presso la Dulwich Picture Gallery di Londra, oppure presso il Louvre di Abu Dhabi. Il Peabody Essex Museum di Salem, in Massachusetts, ha proprio usato la mindfulness come programma integrante alla sua attività, ed è il primo museo al mondo che ha nello staff un neuroscienziato. Quindi questa è una tendenza che potrebbe in futuro espandersi a macchia d'olio. Il primo museo però a mettere a terra questa nuova prospettiva salutogenica, chiamiamola così, sui pazienti è stato il MoMA di New York. Nel 2006 ha iniziato un programma per accompagnare soggetti affetti da demenza, in particolare malattia di Alzheimer, in visite guidate da un tutor che ovviamente li guidava, li spiegava con parole semplici quello che stavano vedendo, e vedete nella figura quello che è successo alla loro sensazione di benessere misurata con questi emoticon, 5 livelli, e questa è una scala che può essere compresa anche in presenza di declino cognitivo severo. C'è un aumento, un deciso aumento del benessere emozionale misurato con questa scala Smiley a 5 punti. A questa sono seguite altre esperienze, ad esempio nel Regno Unito, sempre in pazienti affetti da demenza. Questa è stata pubblicata da Paul Kamick. È un'esperienza di tipo qualitativo, con piccole casistiche, ma la portata dei risultati fu così forte da spingere lo stesso Paul Kamick a pubblicare subito dopo un articolo che è molto importante perché apre decisamente un nuovo scenario, ovvero musei e gallerie d'arte come partner per interventi di salute pubblica. Quindi è un po' un lavoro che è una discriminante, perché dopo questo lavoro iniziano anche degli studi di tipo randomizzato, più solidi dal punto di vista metodologico. Ecco, ne è un esempio questo studio randomizzato con un numero adeguato di partecipanti, circa un centinaio, sempre in soggetti affetti da demenza, che si chiama Artemis, che è un acronimo, Art Encounters Museum Intervention Study, condotto in Germania.
Qui vedete lo schema dello studio dove ci sono due gruppi, un gruppo che entra in una lista di attesa perché farà la parte di intervento dopo il primo gruppo che invece fa una parte di intervento subito, che è questo. T0, T1 sono le rilevazioni dei parametri che servono per giudicare se c'è un effetto. Anche qui hanno usato il benessere emozionale con una scala di autovalutazione, Smiley, simile a quella del MoMA, solo che qui l'hanno utilizzata a 7 punti e non a 5. E vedete nelle varie figure di questa slide le righe blu sono le modificazioni di questo parametro nel gruppo di intervento, mentre il gruppo controllo praticamente il loro benessere emozionale è rimasto invariato prima e dopo questa sessione, che erano lasciati liberi di andare nei musei però senza guida, e quindi per i soggetti con demenza è assolutamente indispensabile che la visita venga fatta con una persona che li può assistere e li può accompagnare. E in questo modo gli autori concludono che gli interventi artistici basati sui musei d'arte sono in grado di migliorare il benessere soggettivo, l'umore e la qualità di vita delle persone affette da demenza. E quindi questo approccio psicosociale merita attenzione nei programmi di cura della demenza basati sulla comunità. Il mio gruppo che si occupa di malattie neuropsichiatriche infantile, io sono direttore scientifico nel centro Villa Santa Maria di Tavernerio vicino a Como, e col mio gruppo abbiamo provato a misurare l'impatto psicologico di una visita museale in 3 tipologie di soggetti. Questo studio poi è stato pubblicato come capitolo in un libro recente dell'ICOM che è uscito quest'anno, e i partecipanti erano 6 adolescenti con autismo, 6 adolescenti con psicopatologia e 6 adulti con deficit intellettivo di varia natura, erano anche loro affetti da demenza o da altre forme di declino cognitivo. La visita era una visita al Museo Teatrale della Scala in un giorno di normale apertura, e qui bisogna sottolineare questo perché gli studi che si fanno con pazienti, chiamiamoli difficili, si fanno solitamente nei giorni di chiusura del museo. Ma questo è sbagliato, perché questi pazienti non vanno, tra virgolette, ghettizzati, cioè perché non possono, no, devono fare la visita nel giorno di normale apertura. E difatti le persone che visitavano quel museo non si sono accorti di chi erano questi individui, se erano pazienti o persone normali, perché il museo ha già un effetto immediato di dare un'altra sensazione di se stesso, e iniziano a comportarsi in maniera molto, molto, molto buona, diciamo, perché molto spesso questi pazienti sono comportamentalmente difficili. Qui vedete delle foto della giornata. Questi sono i ragazzi intenti a visitare dei musei. Abbiamo fatto anche un affaccio nel Teatro della Scala, e si sono dimostrati molto interessati e colpiti dalla bellezza di quello che vedevano. La misurazione in questo caso non l'abbiamo più fatta con la scala analogica visiva carta e penna, ma con un regolo che abbiamo ideato appositamente. È una scala analogica cromatica continua, il colore è un colore sull'azzurro che va dal bianco al blu intenso, e il soggetto è invitato a posizionare un cursore scorrevole, che è questo qua, sul regolo nel livello corrispondente al suo attuale benessere psicologico, a 2 punti di riferimento: benessere assente in basso e massimo benessere immaginabile, ma gli viene anche spiegato prima dell'esperienza come si può usare questo regolo.
e vengono registrati i valori perché nella faccia posteriore del regolo c'è una scala millimetrata e si può evitare anche di misurare su carta la distanza, e si ha immediatamente la distanza che viene poi messa nel database per fare i calcoli statistici. Ecco, le modificazioni dello stato di benessere percepito nei 3 gruppi a seguito dell'esperienza le vedete nelle colonne. Il giorno prima abbiamo evitato di chiederlo il giorno stesso, perché il giorno stesso, sapendo che vanno in un museo, sono già con un umore superiore a quello che è normalmente. Bisogna stare attento a questo, perché altrimenti avreste un risultato falsato, partirebbero già da una situazione di benessere anticipato. E le modificazioni nei 3 gruppi sono molto simili. Ad esempio i ragazzi con psicopatologia hanno una funzione cognitiva intatta, non ce l'hanno invece i ragazzi con autismo, che hanno un deficit cognitivo. Quindi questo studio pilota ci conferma da una parte che si può misurare il benessere anche in presenza di deficit cognitivo, basta usare degli strumenti come questo, e che il senso della bellezza verosimilmente è rimasto intatto sia nei adolescenti con autismo che nei soggetti anziani con demenza, perché l'abbiamo forse detto in altre occasioni, ma la bellezza sollecita delle parti del cervello ancestrali profonde che rimangono intatte anche dopo l'insorgenza di patologie che coinvolgono la corteccia cerebrale, come l'autismo e la demenza. Questo è un altro studio randomizzato in cui si sono valutati i benefici di un ciclo di 12 visite museali settimanali, ma erano visite in questo caso online, perché era in piena pandemia questo studio. È stato fatto infatti nell'inizio del 22, e il museo è quello delle Belle Arti di Montreal, durata della visita 45 minuti su piattaforma Zoom, 106 adulti anziani suddivisi in 2 gruppi, intervento e controllo. E vediamo le differenze su 3 endpoints principali, quindi l'isolamento sociale, il benessere e la fragilità. Vedete che nel gruppo intervento si è osservato un miglioramento notevole del senso di isolamento sociale. Lo stesso trend è stato visto per il benessere e per la fragilità, che invece è diminuita in maniera molto molto evidente, ovviamente con un valore di significatività statistica altissimo. Questa fragilità fisica e mentale è valutata con un questionario particolare che si chiama CESAM, che esamina diversi sottodomini della salute fisica e mentale, e va da 0, punteggio peggiore, a 18, cioè va a 18 condizione peggiore, a 0 condizioni ottime. E la conclusione degli autori la potete leggere: un ciclo di visite pur virtuali al Museo delle Belle Arti di Montreal può ridurre l'isolamento sociale, favorire un senso di connessione e quindi migliorare la salute mentale e fisica di anziani che vivono in comunità. Ora, sulla base di questi studi, ma anche sulla base di evidenze empiriche, molti paesi hanno permesso che il medico di medicina generale prescriva una visita al museo come se fosse una medicina. Questo, ad esempio, in Canada è stato raggiunto un accordo nel 2018 tra il Museo delle Belle Arti di Montreal e un'associazione di medici francofoni canadesi. Sembrava essere la prima iniziativa di questo genere, perlomeno sui giornali era stata presentata così. In realtà nel Regno Unito questa pratica è in uso da molto tempo e il modello anglosassone è quello di avere una figura che viene chiamata link worker, una sorta di navigator che è da interfaccia tra il medico di medicina generale che si rende conto che questo anziano non ha problemi organici medici, non soffre di malattie,
ma soffre di solitudine, soffre di ansia, di stress, di depressione per la sua condizione di isolamento sociale. Quindi viene affidato attraverso questo link work ad un'organizzazione del terzo settore che a sua volta cuce addosso a questo individuo un programma artistico, quindi parliamo di art prescribing quando c'è di mezzo l'arte, o di social prescribing quando c'è di mezzo invece una facilitazione alla socializzazione attraverso altri strumenti. E pensate che nel Regno Unito hanno in essere 4.000 link workers. Ma perché? Perché hanno scoperto che in questo modo il governo, la sanità risparmia perché ci sono meno farmaci prescritti inutilmente, psicotropici, ansiolitici ed antidepressivi, e meno ricoveri ospedalieri di questi anziani. Proprio sul social prescribing si è incentrato questo studio da parte del gruppo della Chatterley, che abbiamo visto come coautrice di quel volume. 6 musei, 3 nel centro di Londra e 3 nel Kent, fornivano programmi di 10 sessioni settimanali, ciascuna di circa 2 ore, a più di 100 soggetti anziani vulnerabili a rischio di solitudine e isolamento sociale. Loro hanno usato come strumento di validazione un ombrellino prodotto dall'University College of London, che loro chiamano Museum Wellbeing Measure. Questo ombrellino ha 6 spazi, 6 fette, diciamo, che valutano, indagano su 6 dimensioni psicologiche, e potete leggere, anche se le scritte sono in inglese, gli aggettivi che vengono utilizzati, e si chiede al soggetto di quantificare su una scala di 5 punti quanto in quel momento si sente in quel modo descritto dagli aggettivi. C'è una versione anche in lingua italiana, stata fatta dal Cultural Welfare Center di Torino, quindi chi lo volesse utilizzare può chiederlo a questo centro, che è molto, molto, molto volenteroso nel mettere a disposizione. Questi sono i risultati ottenuti. In tutti i musei si è osservato un notevole miglioramento dell'indice di benessere a seguito di questo programma. Vedete la differenza prima e dopo le diverse sessioni, in tutte le sessioni, e questi a sinistra sono i valori medi. Un altro studio italiano interessante perché, tra l'altro, questo è stato anche pubblicato sulla Repubblica come chicca, no? Domenicale, ha misurato i benefici di una visita museale sul sistema cardiovascolare. C'erano volontari, studenti universitari, che venivano suddivisi random in 3 gruppi: chi visitava gli uffici del museo, chi visitava una collezione di arte figurativa e chi una collezione di arte moderna. Alla fine di questa visita si misurava ad esempio la pressione, la frequenza e altri parametri. Qui vedete la pressione, che ha dimostrato una caduta di un certo livello nel gruppo con arte figurativa. Questo suggerisce che ad esempio per i pazienti con problemi cardiovascolari, in particolare per gli ipertesi, una visita al museo abbassa anche la pressione, e questo direi è molto interessante. Se è vero che singole visite museali aumentano il benessere, ci dovremmo aspettare che chi di visite ne fa tante in un anno abbia uno stato di benessere superiore a chi invece non ci va mai. È stato quello che abbiamo indagato in questo studio condotto dal mio gruppo su 1500 cittadini italiani selezionati da Doxa, con una selezione stratificata per rappresentare i valori dell'Istat. Abbiamo utilizzato un questionario molto, molto particolare, veramente fantastico, che è lo Psychological General Wellbeing Index, che avevamo anche validato per la lingua italiana in precedenza con un gruppo di collaborazione in cui c'erano persone del Mario Negri, esperti di questi aspetti della qualità della vita.
E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che chi frequenta musei più di 10 volte in un anno registra un forte guadagno di benessere. Vedete le linee blu, la linea blu sono i maschi e la linea arancione le femmine, che partono dagli livelli basali diversi, perché questo certifica l'esistenza di un cosiddetto gender gap, quindi le signore hanno un livello di benessere percepito mediamente più basso dei signori, e questo apre tutta una serie di discussioni sociali che non possiamo affrontare qui. Però le signore, le donne, hanno un guadagno superiore del benessere durante, i gruppi che hanno diverse frequenze mostrano delle diverse livelli di benessere percepito. Anche qui l'analisi con l'intelligenza artificiale, che mette in relazione tutto quello che abbiamo raccolto, fa vedere che i musei si collegano direttamente al benessere. Analizzando dei dati di un altro studio che avevamo fatto in Milano su 1000 cittadini milanesi, abbiamo messo in rilievo anche un altro aspetto, cioè non solo il benessere psicologico, ma l'atteggiamento prosociale di chi frequenta molto i musei, perché abbiamo messo a confronto 327 persone che non andavano neanche una volta all'anno nei musei, con 102 persone che andavano più di 10 volte. E vedete che il gruppo di intensi frequentatori ha un livello di benessere più alto, ma anche un cosiddetto indice sociale, cioè operare come volontario o come sostenitore di attività della comunità locale. Quindi a testimonianza del fatto che visitare molto i musei facilita anche questo tipo di atteggiamento prosociale. L'endpoint finale di tutto questo è la longevità, perché, voglio dire, questo è un punto abbastanza hard, come si suol dire, ma l'avevano affrontato i ricercatori svedesi guidati dal gruppo di Bigren, che ha fatto molti studi longitudinali seguendo popolazioni per 10 o 20 anni. E cosa hanno visto? Hanno visto che tra le attività culturali, quella legata ai musei, si associa, quando è assente, al più elevato eccesso di mortalità. Non spaventatevi, però i dati sono questi. Vedete le varie attività, i musei hanno, diciamo, la loro mancanza dà delle conseguenze peggiori che le altre. Allora, in questa carrellata molto veloce che ho cercato di fare, abbiamo visto molti aspetti interessanti, quindi effetti a breve termine come potere rigenerativo, ristorativo, riduzione dell'ansia, aumento del benessere psicologico percepito, riduzione dell'isolamento sociale e della fragilità, miglioramento della qualità di vita in pazienti con demenza, addirittura riduzione della pressione arteriosa, ed effetti a lungo termine, miglioramento del benessere psicologico di Stato, miglioramento dell'atteggiamento prosociale, protezione da morte prematura. Detto questo, quali sono le prospettive future? Beh, siamo ormai pervasi dall'intelligenza artificiale e quindi abbiamo degli sviluppi tecnologici per misurare tutto questo in tempo reale senza bisogno di chiedere nulla al paziente. Alcuni musei già sono operativi nel Regno Unito. Qui vedete una signora che indossa una specie di, come si dicono quelle cose che fermano i capelli, non mi viene il nome, fermacapelli, che è un sistema che funziona con la Near Infrared Spectroscopy, la NIRS, che registra in tempo reale delle manifestazioni dei due emisferi, da cui si può capire se una persona è sotto stress. Un altro approccio è quello delle analisi dei micromovimenti dei muscoli facciali per misurare l'espressione facciale. L'espressione facciale ha questo vantaggio che esistono 7 espressioni facciali universali, sono state studiate da Ekman negli anni 70, che appartengono alla specie dell'Homo sapiens
e quindi un sistema che riesce a leggere queste espressioni è in grado di far capire se un soggetto in quel momento è felice, proprio da come il volto è atteggiato. Questi approcci sono già in essere, ci sono già dei lavori scientifici, sono stati pubblicati, sono delle collaborazioni tra centri di informatica avanzata e musei o spazi di altra natura culturali. È un gruppo italiano, questo di Ancona, ha già pubblicato la guida affettiva ai musei, un sistema che suggerisce al paziente il percorso da fare sulla base della sua espressione facciale mentre visita le opere, mentre vede le opere. Già progetti in essere dei Motion Detection Tools in The Emodem Project, quindi ci aspetta veramente un futuro un po' diverso dal solito e dobbiamo accettare di buon grado la possibilità di collaborare attraverso l'intelligenza artificiale per chi è interessato a studiare gli effetti della frequentazione museale. Concludo questa chiacchierata, spero di essere stato nei tempi, guardo il mio moderatore. Concludo immaginando il museo come un luogo magico in cui può succedere di tutto se lasciamo libera la nostra fantasia. E quindi il mio augurio e il mio suggerimento è quello quindi la risposta alla prima domanda è questa. Grazie professor Grossi, grazie Enzo. Credo che come è giusto che fosse ci sono più domande che risposte e avremo poi fra poco tempo e modo per confrontarci su di esse. Ora senza indugi do la parola ovviamente al professor Christoph Frank, che invito a raggiungermi. Sappiamo tutti chi è, ricordo che è storico dell'arte innanzitutto, ma che è anche il direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte e di Architettura di Mendrisio, quindi qui a Lusi, ma è anche il padre fondatore della grande biblioteca dell'Accademia alla quale siamo tutti molto affezionati. Il suo contributo nella prospettiva delle arti visive è importante per tutti noi, siamo molto curiosi di ascoltarlo. Per chi ha già avuto modo di approfondire l'abstract del suo intervento, ci porterà in un viaggio dove appunto arte, scienza, università, proprio a partire dalla sua città da Basilea e da lo straordinario contributo che ha dato a tutti noi, non solo la Svizzera ma l'Europa, ci darà nella sua prospettiva più complessa ma anche più affascinante. Quindi grazie. Buona serata,
buona serata a tutte le amiche, tutti gli amici, tutti i colleghi, le colleghe, e soprattutto volevo ringraziare il collega Enzo Grossi, ma anche Giovanni Pedrazzini per l'invito a questa conferenza. Io ho solo 20 minuti, ma comunque 60 slides, e proviamo di andare da un hotspot in un cold spot. Quello che dico sempre ai nostri studenti: abbiamo sentito adesso le varie, diciamo, metodi anche scientifiche, empiriche, che sono in uso attualmente di capire meglio se ci si fa stare meglio o meno meglio al museo. È una questione di ricostruzione, di ricognizione, ma anche di accettazione di volta in volta. È una questione di sofferenza, di male, ma anche della morte. Questa è una citazione di Abramovic, di cui la mostra è stata appena aperta al Kunsthaus di Zurigo. È anche una questione di caos, di catastrofe e di pittura, Paul Cézanne. E poi c'è anche stato il mio padre, che era tutt'altro di un artista. The beauty of what I do lies in the fact that I only need a pen and a piece of paper. E lui è stato funzionario, è stato un diplomatico. Sono stato nato effettivamente nel 1963 a Basilea. Qui abbiamo tutta la città dell'epoca moderna nel 1615, in questa pianta famosissima di Merian. È una città straordinaria. Sono stato nato lì e dal mio quintesimo anno, dal mio quinto anno, sono stato portato regolarmente 2 o 3 volte all'anno a Basilea dalla mia madre, anche dai miei genitori, e ogni volta abbiamo visitato il Museo delle Belle Arti, il Kunstmuseum. The proper study of mankind is man, lo studio proprio dell'umanità e l'uomo, e questa è una connessione in una città che da Erasmo fino a Nietzsche, devo dire, ha dato tanto terreno, tanta soglia per una visione abbastanza esistenziale della vita. Il rapporto tra scienza e arte evidentemente ci riporta sempre a Leonardo da Vinci, e ci sono stato nel 1979 ad Amburgo, quando la regina, all'epoca la regina d'Inghilterra, aveva prestito 100 disegni anatomici di Leonardo da Vinci. Era una mostra assolutamente stupenda, favolosa, all'occasione della pubblicazione del grande catalogo scientifico di Carlo Pedretti e di Kiel, dunque uno storico dell'arte insieme a uno medico. Lì abbiamo visto i 2 disegni più favolosi del cranio umano, e come è stato il caso di Leonardo, aveva lasciato dietro dei commentari assolutamente stupendi, e lì aveva localizzato il termine del senso comune, sensus communis, proprio in quella parte di cui abbiamo saputo dall'altra serata dal professore Zecchi, e in quel cortice che Leonardo, nel senso più largo, umanistico, diceva che tutto si incontra alla fine. Questo senso communis. A questo punto mi sono chiesto, ma da quando gli inglesi parlano del common sense nel senso moderno, è effettivamente l'amico di Erasmo, Thomas More, nel 1533, in un dibattito sul rituale all'altare, quando si riferisce qui in questa citazione che vedete qui: Howbeit for this point that an allegory used in some place is not a cause sufficient to make men leave the proper significations of God's word in every other place, and seek an allegory and forsake the plain common sense and understanding of the letter. Latter, not letter or letter, letter or letter. Questo è assolutamente stupendo, iniziando proprio col cranio di Leonardo fino all'importanza di che cosa è veramente una sezione. Qui nel 1400, se non ricordo bene, 93, though you may have a love for such things, you will perhaps be impeded by your stomach, and if this does not impede you, you will perhaps be impeded by the fear of living
through the night hours in the company of quartered and flayed corpses, fearful to behold. And if this does not impede you, perhaps you will lack the good draftsmanship. You will lack the good draftsmanship which such a depiction requires. And even if you have skill in drawing, it may not be accompanied by a knowledge of perspective. And if it were so accompanied, you may lack the methods of geometrical demonstration and of calculating the forces and strength of muscles, or perhaps you will lack patience so that you will not be diligent. Whether all these things were found in me or not, the 120 books composed by me will give the verdict yes or no. In these I have been impeded neither by avarice nor negligence, but only by time. Farewell. Questa è la prima definizione che abbiamo proprio nella letteratura europea, nella documentazione europea di questo mestiere crescente dell'anatomico, e questo è assolutamente stupendo, considerando che all'epoca è stato proibito e che la prima sezione di un corpo umano è stata effettuata a Basilea nel 1543 da Vesalius. Ma prima di questo, anche lì in questi fogli ci sono questi, diciamo, autodichiarazioni, anche la presa dell'autoconsapevolezza a livello freudiano. Si capisce perché Sigmund Freud a un certo punto si è interessato a Leonardo, per altre ragioni comunque. Mental matters that have not passed through the senso comune, ancora questo senso comune, are vain and they beget nothing but the prejudiced truth. And because such discourses arise from poverty of wit, such reasoners are always poor, and if they are born rich, they will be poor in old age, because it seems that nature revenges herself on those who weren't to work miracles, so that they have less than quieter men. And those who want to grow rich in a day live for a long time in great poverty, as happens and will happen to eternity. The alchemists, searchers after the creation of gold and silver, and those engineers who want dead water to give itself, moving life with perpetual motion, and the supreme fool, the necromancer and enchanter. Si vede che vediamo qui anche, assistiamo alla nascita della figura proprio scientifica, dialettale, autocritica. E poi c'è questo sorriso, il più famoso nella storia dell'arte, che vi riconoscete, su cui Vasari diceva: nella fontanella della gola, chi intentissimamente la guardava vedeva battere i polsi. In the pit of the throat, if one gazed upon intently, could be seen the beating of the pulse. E questo nella seconda edizione del 1568. Evidentemente non si vede più i polsi, è abbastanza devastante. L'idea di Vasari non sappiamo da dove venivano. Abbiamo anche capito frattempo che Vasari era largamente anedotale. Ma questa idea di una pittura che noi alla fine abbiamo sempre pensato di conoscere su base della sua sovrariproduzione, della sua sovrappresenza iconica, a cui non si può più veramente avvicinare, soprattutto in questo allestimento degli ultimi 30 anni, io non mi sono mai ricordato, neanche non avevo mai la sensazione di vedere i polsi. Vasari diceva così. Anche lì c'è un impatto proprio a questa scientificità dell'anatomia. Perché Basilea, si potrebbe dire, ci sono tanti argomenti, non torno qui, perché non è un esercizio di campanilismo. Alla fine è una questione più grande. Che cosa è veramente accaduto in questa Basilea della fine del 400, inizio del 500, durante la Riforma, perché l'aveva reso quel momento di autodefinizione che ancora oggi per i basilesi, soprattutto per quelli che hanno assistito al Münstergymnasium, che è una delle scuole in Svizzera che è già stato fondato nel XI secolo, Basel in the Age of Burckhardt, a study in unseasonable ideas. Questa nozione anche di andare contro il tempo, di non andare col tempo. Ci torniamo. 1460-61 è stato
Pio II Piccolomini che aveva fondato questa università, per cui finora ancora Basilea si indirizza piuttosto verso Roma che Berlino, argomento molto molto preciso e anche molto personale per Jakob Burckhardt, fondatore proprio delle discipline della storia culturale. In virgolette, io sono stato formato come storico dell'arte, ma non lo sono un allievo di David Friedberg e di Michael Baxendale, e noi sappiamo più o meno che cosa siamo, ma alla fine non siamo storici dell'arte. Questo è un argomento abbastanza, diciamo, specializzato, ma porta anche sulla questione della ricezione, e ci torniamo. If the honor to have earned, the good they have done, and the skill and ability they have shown could help in times of need, none of these three would be dead. Questo è l'epitafo. Ci sono 3 epitafi permessi dal Gran Consiglio di Basilea tra la riforma del 1517 fino al 1586. Il primo è questo, l'epitafo universitario, Sindaco Meier zu Hasen, Oecolampadius, uno dei riformatori anche ecumenicale di Basilea, e poi Grüneus, altro teologo e poi specialista delle lingue antiche e rettore dell'Università di Basilea. E poi non c'è un altro elogio, penso, più complessivo, quello che abbiamo appena sentito. Quel monumento è abbastanza fondamentale. Ci sono 2 altri epitafi, uno dedicato, che vediamo tra poco, dedicato a Erasmo di Rotterdam, un cattolico della vecchia fede che è stato inseppellito nella cattedrale appena riformata. Anche questo è Basilea. Tutto quanto è talmente importante per Jakob Burckhardt, che ha scritto questo libro di cultura della Renaissance in Italia, la cultura del Rinascimento in Italia, che è stato uno dei testi fondamentali e fondatori della storia moderna dell'arte. Su Erasmo abbiamo pochissimo tempo, comunque recentemente mi sono finalmente acquistato l'edizione della sua corrispondenza in 11 volumi pubblicato dall'Oxford University Press dal 1906, edito da Allen, e devo dire questo è un progetto per il futuro. Non mi sono mai immaginato dell'attualità, soprattutto dalla profondità della sua corrispondenza, che è parvenuta qualche 4.000 lettere di una rete globale praticamente. Quell'uomo universale inseppellito alla cattedrale di Basilea, in uno degli epitafi più belli del Rinascimento europeo, e poi il suo esecutore testamentario Bonifatius Amerbach, qui dipinto da Holbein, con questa iscrizione assolutamente straordinaria, di cui ne abbiamo ancora i schizzi dello stesso Amerbach che cercava di mettere in parole quel ritratto suo. I am not inferior to the living face. I am instead the counterpart of my master and distinguished by accurate lines. Praticamente una estetica anatomica, empirica, di un verismo straordinario. Amerbach era l'esecutore di Erasmo. Erasmo aveva lasciato non solo i suoi manoscritti, libri e la sua collezione delle arti, anche i suoi bicchierini d'oro, eccetera, eccetera, tutte le reliquie che sono adesso al Museo Storico di Basilea e da visitare, ma c'è anche questa guardaroba che conteneva, tra l'altro, le sue finanze, che erano alla fondazione della prima fondazione civica di Basilea, che esisteva dal 1536 fino al 1949 e che ha dato non di meno di 1622 borse ai studenti e agli artisti di Basilea. Nel 1661 gli stessi Amerbach, Basilius, aveva finalmente regalato tutto il contenuto della collezione di Amerbach, lo stampatore ma anche il filosofo giurista, al comune di Basilea, e hanno fondato lì, nel Haus zur Mücke, a 2 passi dalla cattedrale, il primo museo pubblico secondo i statuti in Europa. Quello che segue è il museo Ashmolean Museum di Oxford, che anche come una fondazione universitaria seguiva nel
1673. Il lungo percorso della museografia di Basilea non è da contare, al di là del fatto che negli anni 30, dopo la grande crisi economica del 29 e dell'inizio degli anni 30, il Gran Consiglio si aveva regalato 2-3 edifici per creare anche di lavoro, evidentemente ai senza lavoro di Basilea, tra loro il nuovo edificio dell'Università di Basilea e il Kunstmuseum di Paul Bonatz. Questo museo è veramente uno degli edifici del moderno conservatore tra i più riusciti, più belli. Che cosa è stato il problema all'epoca? Che avevano un grandissimo palazzone di una collezione che era ancora abbastanza limitata. Comunque al centro di questa collezione c'è la sala dedicata a Hans Holbein. E nel centro di questa sala centrata c'è il Cristo Morte di Hans Holbein, il giovane del 1521-22. Questa pittura, questa composizione è tra le pitture le più discusse sin dall'inizio. Abbiamo tantissimi travelogue, descrizioni, diari dei viaggiatori che tutti devono passare da Basilea per andare a Roma eventualmente, e poi sin dal 600 abbiamo anche delle analisi profondamente psicologiche di questa pittura. Qual è il problema? Il verismo è tale che in alcuni, soprattutto dopo la Riforma, ispira questa idea che questo è un verismo del corpo di Cristo che alla fine facesse perdere la fiducia nella fede o forse anche la fede. Un caso molto conosciuto è quello di Dostoevskij, di cui abbiamo già sentito 2 settimane scorse, qui nel museo dell'Augustinergasse, a 2 passi dalla cattedrale e a 1 passo dell'università, dell'edificio dell'università. E il caso di Dostoevskij è assolutamente incredibile, faccio solo perché abbiamo poco tempo un breve riassunto. Dunque lui arriva con la sua moglie e la moglie lo vede completamente fissato sulla pittura e poi dice: sono stata terrorizzata del fatto che aveva questa espressione che aveva prima di una crisi di epilepsia. Poi entrano in una descrizione che fa capire che per un ortodosso russo quella nozione di questo corpo in decomposizione e lo stanno descrivendo proprio patologicamente, anche lì scientificamente, di tutti questi momenti di questo corpo, fin dall'occhio di Cristo, che in questo caso è un occhio straordinario perché punta sul visitatore e sembra guardare al di là del visitatore, sta stabilendo una connessione con noi direttamente e poi ci capiamo nel processo. Io ho visto probabilmente questa pittura sentita, diciamo, 200 volte. Io abito a Basilea il weekend e non c'è, quando sono a Basilea, non c'è un sabato, non c'è una domenica, quando ci passo per almeno 5 minuti, di volta in volta sono arrestato e dal mio 16° anniversario ho tenuto un giornale su questa pittura. Dunque forse un giorno porterà qualcosa di nuovo. That picture, cried Mishkin, struck by a sudden idea. Why a man's faith might be ruined by looking at that picture. So it is, said Rogoshin unexpectedly. Dunque nell'Idiota ci sono 5 riferimenti a questa composizione. Era eccezionale all'epoca? No. Come vediamo qui, quel disegno dell'Erasmo morto, Hans Baldung Grien è stato chiesto da Strasburgo di andare la notte a Basilea per proprio eseguire questo disegno assolutamente straordinario. Mi spiace che siamo in una sala troppo lucida, perché si vede per esempio che Erasmo non aveva più i suoi denti. I denti di solito sono praticamente mai rappresentati nell'arte occidentale dal Rinascimento fino all'Ottocento. È una cosa che si spiega da se stessa, ma vuol dire dietro c'è un altro avvenimento, diciamo in questi anni,
stessi la pubblicazione dell'Anatomia di Vesalius da Oporinos che non era solo stampatore, ma grandissimo artista che aveva la capacità di produrre a Basilea in questa marea dei testi nell'ambito di Erasmus, di Oculampadius, di Beatus Reanus, praticamente di tutti quanti, il libro più bello, più costoso del Rinascimento, che è l'Anatomia, che finora è ancora uno dei testi più rari in Europa. Passo direttamente al fatto che nel 1543 Vesalius, che era il medico dell'imperatore Carolo V, doveva andare da Bruxelles a Basilea per eseguire la prima sezione tollerata, pubblica, scientifica al mondo. E questa anatomia e poi soprattutto il scheletro è ancora presenti in queste collezioni. Qui si spiega che abbiamo a Basilea una matrice artistica scientifica in un intreccio abbastanza incredibile. Poi viene il primo medico dell'università Platerus, Felix Plater, figlio di Thomas Plater, che poi dopo diventava eventualmente dopo Montpellier, Parigi, eccetera, rettore dell'Università di Basilea, aveva commissionato questo armadio dove lui dice Vesalio era il Praxitiles, il Phidias proprio della sua disciplina. Quel collegame con le belle arti, quello scambio permanente, riviene al fatto, come diceva Moses Mendelssohn nel 1552, nelle sue lettere sui sensazioni, di Briefe über die Empfindung, la percezione crea conoscenze. Poi altra cosa che in la seconda pubblicazione di Mendelssohn, che è stata così cruciale per Immanuel Kant, nella sua Kritik der Urteilskraft, o proprio la sua critica del giudizio, che l'etica e l'estetica sono da separare, che era il risultato di un grande dibattito su quello che si rappresenta sulla scena di un teatro. Non possiamo giudicarlo eticamente, ma solo esteticamente. Questo è molto importante, in un senso che cosa sta succedendo già nel 600, diciamo, basilese. Molto velocemente c'è una ricezione enorme di questa pittura. Qui abbiamo Arnold Böcklin, Tornerei, Trauer der Maria Magdalena, altra interpretazione. Questo è nel 1867. Franz von Stuck a Frankfurt, La Pietà, anche lì vediamo che questa nozione di perdere la fede alla fine non è veramente adeguata in termini della nostra Beschreibungskunst o del nostro arte della descrizione, ma anche della qualificazione. Poi abbiamo qui una delle icone del Museo di Basilea, Ferdinand Hodler, il ritratto della sua moglie che sta morendo in questo momento, e poi che è anche una lunga ricezione, e poi siamo proprio storici della ricezione a questo punto, e di nuovo andiamo al XX secolo e poi l'intelligenza ancora del collega Dieter Köplin all'epoca di Franz Mayer del Museo di Basilea, quando nel 1974 hanno comprato questo Andy Warhol sul titolo Five Deaths, 17 Times in Black and White, 1963, che dal 72 al museo, che è una pittura abbastanza anche lì scocciante, scioccante, e questa è proprio preso dal pop, una fotografia di un incidente, e questo si faceva al momento quando la signora Domenil della Domenil Foundation a Houston aveva messo proprio l'altro Warhol allo stesso momento delle sedie della morte nel suo salone di ricezione. Torniamo ancora su questo soggetto. Poi Gerhard Richter, nel suo grande ciclo dedicato alla Rote Armee-Fraktion, RAF, oggi al MoMA di New York. Questo è il ritratto della Ulrike Meinhof, una delle terroriste più cercate. Evidentemente lì vedete lei dopo il suo suicidio a Stammheim, fino a William Kentridge, che nel
2016 facevo questo fantastico fregio di 550 metri sui trionfi e lamenti. Di che cosa si tratta alla fine? Se abbiamo a questo punto veramente dato ragione all'analisi di Marina Abramovic, no? Suffering, Pain, Death und Kraft und Schmerz und was mich stieß und trieb und hielt, die wildernde Überzeugung, dass dies anders zu sagen sei als so. Questo non sono in grado di tradurre in qualsiasi altra lingua che quella di Paul Celan, evidentemente, ma è questa convinzione che non siamo in grado di esprimere alcune cose con precisione, forse siamo lì alla limite della nostra Beschreibungskunst. E siamo anche lì alla limite di questo, in un senso che nel 2014 Gerhard Richter aveva finalmente concluso il suo lavoro su questo ciclo dedicato a Birkenau, basandosi su 4 fotografie di Alberto Herrera, probabilmente un resistente greco nei momenti più problematici di Auschwitz-Birkenau, quando non avevano più veramente diciamo il carbone, il petrolio e neanche il gas, ma soprattutto il carbone per incendiare i corpi. 4 immagini che si trovano oggi a Auschwitz nel Museo Nazionale. Lui li aveva proiettato sulle tavole, poi li aveva ripinto in senso astratto. Che cosa è alla fine il significato? Perché lì ci torniamo a Mark Rothko, di nuovo al Museo di Basilea, un altro acquisto di Dieter Köplin, parallelamente nei stessi anni di Warhol, e Warhol per Basilea aveva aggiunto questo pannello nero accanto dell'accidente, e questo è il numero 1 di questi del nero su nero, e non siamo al punto di Malevich, è tutt'altro. I do not believe that there was ever a question of being abstract or representational, e volevo solo ricordare che nell'ultimo filmato abbiamo visto che la più parte delle opere dimostrate erano tutte figurative. E l'astrazione lì ha ancora un tutt'altro, forse lo stesso ruolo da giocare. I do not believe that there was ever a question of being abstract or representational. It is really a matter of ending this silence and solitude, of breathing and stretching one's arms again, e penso che siamo lì a questo punto dove siamo nell'ambito terapeutico. Arnold Böcklin, e forse dovrei veramente fermarmi qui, Arnold Böcklin evidentemente nel suo autoritratto, in una costante a Basilea, città tra la danza dei morti del primo concilio di Konrad Witz, che abbiamo distrutto nel 1806, e poi oggi la città delle life sciences. Perché c'erano queste ossessioni, diciamo, sia con la bellezza, sia con la procreazione, con la creazione in sé, e come diceva anche Sigmund Freud, abbiamo qui un problema di eros e anteros. Dunque, proprio il suo trattato del 1930, dunque, sui dissoddisfatti della civilizzazione. Questa tendenza di distruggersi, di autodistruggersi. La Toteninsel di Böcklin, e fermo qui più o meno, era la pittura favorita di Lenin, qui nella Spiegelgasse di Zurigo, sul suo letto, e era anche la pittura favorita di Adolf Hitler a questo punto, qui nel momento cruciale quando firmavano il trattato Ribbentrop-Molotov con cui il 1 settembre 1939 iniziava la Seconda Guerra Mondiale. Il risultato era quella, frammentazione di nuovo. Io avevo lavorato largamente anche su questa opera di Falconet, che è stata rubata da Göring, poi dopo distrutta da lui, riscoperta nel 1993, identificato da me che apparteneva a Maurice de Rothschild. Possono le belle arti riparare? Non so. Comunque c'è questo libro del mio maestro all'epoca, David Friedberg, all'Istituto Courtauld nel 1983, quando avevo passato esame con una persona qui presente nella sala, The Power of Images, Studies in the History of the Theory of Response. All'epoca questo libro era molto, molto, molto in discussione, e mi fermerei qui. People are sexually aroused by pictures and sculptures. They break pictures and sculptures. They mutilate them, kiss them, cry before them, and go on journeys to them. They are calmed by them, stirred by them, and incited to revolt. They give thanks by means of them,
expect to be elevated by them, and are moved to the highest levels of empathy and fear. They have always responded in these, they have always been responded in these ways. They still do. They do in societies we call primitive. This was writing in 1989, trigger warning, I'm sorry. And in modern societies, in East and West, in Africa, America, Asia, and Europe. These are the kinds of response that from the subject of this book, not the intellectual constructions of critic and scholar, or the literate sensitivity of the generally cultured. My concern is with the response that are subject to repression, and because they have psychological roots that we prefer not to acknowledge. First quote in the book, curves are too emotional, Piet Mondrian. Second quote in the book, wir sehen es, aber das tut uns nicht weh. Noi lo vediamo, ma questo non ci fa male. Vi ringrazio. Grazie professor Frank, chiedo anche a Enzo Grossi se ci vuole raggiungere al tavolo. Ci sarà una grande multa per il professor Frank per questo suo tempo preso, ma penso ne sia valso la pena per tutti, visto che si confrontano due visioni differenti, ma che come nelle conclusioni hanno mostrato un forte punto in comune. Forse chiederei ad Enzo Grossi se ha una domanda per il professor Frank, come nella tradizione che abbiamo inaugurato nell'ultimo incontro. No, mi ha colpito una delle ultime slide dove c'era scritto il potere delle immagini. Io credo che questa sia una delle frasi più importanti della sua relazione. C'è anche un libro. Esiste solo in analogo? Scusa. E questo spiega poi gli effetti dal punto di vista psicologico e biologico delle immagini. Le immagini sono molto potenti. Lei è testimone di questo nella sua attività di studioso dell'arte, perché ci ha citato aneddoti di casi in cui c'è stata questa coscienza di questo potere delle immagini. Non so se ci sono altri esempi di persone sensibili che hanno lasciato le tracce scritte di come hanno vissuto l'osservazione di alcuni famosi dipinti che hanno poteri particolari. Sì, la ringrazio, questa è una domanda molto bella ma anche molto complessiva. Tutta la questione forse di che cosa significa una pittura. Was ist ein Bild, herausgegeben von Gottfried Böhm, collega di Basilea, che aveva l'unico storico dell'arte che è riuscito finora di avere un NCCR, che si chiamava Icones, e anche lui che aveva fatto proprio uscire questa antologia, che cosa è una pittura, e aveva parallelamente nel 94 uscito anche un'altra antologia che si chiama Beschreibungskunst, Kunstbeschreibung, dunque proprio la descrizione dell'opera d'arte e l'arte della descrizione dell'opera d'arte, e questo è il problema. Da quello che risulta a tutto il discorso, diciamo, delle opere d'arte, che sono sempre aperte, che sono polisemici, che hanno funzioni diversi, che hanno anche un aspetto spirituale, lo incontriamo in tantissimi autori, soprattutto dell'Ottocento, ma anche del primo Novecento, tra di loro Walter Benjamin, che aveva il suo momento, diciamo, di ricognizione davanti dell'altare di Matthias Grünewald, di Matthias Gnitard, qui a Colmar, che ho rivisto sabato solo per prepararmi a questa lezione in un certo senso, perché è anche di questo verismo esagerato in un certo senso, quanto si può immaginare che cosa rappresenta, e poi con una bipolarizzazione, diciamo, tra bello e brutto, quello che Holbein non fa. Holbein ci mette un occhio proprio empirico, senza empatia.
E di Holbein, poi mi chiudo, dunque ci sono degli autori che hanno puntato su questo. Del suo padre c'è un disegno rarissimo a Copenaghen, nel Statens Kunstmuseum, dove c'è una rappresentazione di un elvetico con la sua armbrust, no? Che punta con un occhio al suo avversario. È proprio il momento della partenza della freccia. E lì abbiamo alcuni autori che effettivamente dal punto di vista di una storia della ricezione delle opere d'arte prendevano in considerazione, come diceva lei, tutte le discipline e un concetto interdisciplinario. E poi una delle persone più conosciute in questo è Aby Warburg, nella sua poesia, quando dice "Man sieht es, aber es tut nicht weh". Quel staccamento tra figurazione e astrazione sono quei momenti lì che io devo ammettere con praticamente tutti i miei colleghi continuiamo di essere alla ricerca per non di meno di 50 anni, 60 anni. No? Grazie. Grazie. Ci sono domande dal pubblico? Perché tutto parte da Enea Silvio Piccolomini, mi piace chiamarlo con il suo nome da poeta, visto che prima che Papa è stato uno straordinario umanista e uno straordinario scrittore. A me viene in mente il Pellegrinaio del Santa Maria della Scala, dove forse di colori ce ne sono tanti e di oggettività molto meno, ma è interessante che abbia concepito quella città, uno straordinario Papa, uno straordinario umanista, ma anche un ospedale pieno di immagini, pieno di pittura. Prego. Sì, buonasera. Per il dottor Grossi, la scala analogica cromatica, con la regola, perché avete usato il colore blu? C'è una ragione per il color blu? Bella domanda. Il colore rosso è il colore che abbiamo usato per misurare il dolore, perché in alcune culture il "it hurt me red" significa mi fa molto male, cioè il rosso e l'azzurro invece ci è sembrato un colore che potesse ispirare il benessere, ma è arbitrario. L'importanza del colore è che permette al soggetto di posizionarsi più facilmente in un continuum che va da 0 a 100. Se ci fossero invece solo un colore uniforme avrebbe più difficoltà. Quindi l'importanza è che la sfumatura sia una sfumatura continua e non è facile realizzarla. C'era prima lui, dopo lui. Non volevo rubare il posto a qualcuno, scusate. Sarò corto. Lei ha iniziato la lezione, professor Grossi, parlando di luoghi di esperienza, i musei. E mi chiedevo se negli studi che lei ha visto e analizzato ha riconosciuto a livello tipologico nei musei che venivano utilizzati per l'esperienza una qualche caratteristica che li accomunava. Perché questi luoghi dei musei molto spesso appunto si accolgono dell'arte, ma accolgono anche l'essere all'interno, quindi nel luogo dell'arte. E questi luoghi, come lei ha fatto vedere all'inizio, magari possono avere qualcosa tipologicamente parlando di simili a un contesto della natura, quindi magari l'ampiezza, il suono, eccetera. Quindi mi chiedevo se ha riconosciuto qualcosa. No, non l'ho riconosciuti e devo dire che non ci sono studi di questo tipo che hanno analizzato le componenti globali di un museo, perché c'è anche la parte del costruito, la parte dell'architettura, lo spazio gioca un ruolo fondamentale. Quello spazio del Museo della Basilea è incredibile, cioè quella sala così spaziosa, così grande, e quindi bisognerebbe affidare a un dipartimento del Politecnico di ingegneria, andare a fare un'analisi molto dettagliata di tutte le componenti di ogni museo e dire questo museo già di per sé dà degli effetti senza le opere, perché è un mix. Pietro. Una domanda anch'io per Enzo Grossi. Quanto di questo effetto positivo viene puramente dall'esperienza estetica o
dalla parte di accompagnamento, guida, apprendimento. Si riesce a dissecare probabilmente le due? Ottima domanda, grazie Maino. Allora, quando abbiamo parlato, forse in altre occasioni, in altre lezioni, altri incontri, del benessere percepito, nelle teorie del benessere che si sono succedute si è posta distinzione tra la componente puramente edonica, quella del piacere percepito solo dall'opera, senza nessuna intermediazione, e invece la componente eudaimonica, che è quella legata al significato dell'opera che io ho appreso da qualcuno che me l'ha spiegato prima. Queste due componenti si sommano, cioè quindi il fatto di avere un curatore d'arte che ti accompagna e magari ti prepara, la cosa migliore è prepararsi prima di vedere l'opera, potenzia l'effetto. Poi c'è la componente del benessere sociale, condividere quest'opera con altre persone, che è la prima lezione che abbiamo fatto, no? Cioè avere questo effetto di empatia legata agli neuroni specchio. Se posso aggiungere una piccola cosa per Pietro, una delle dominanti che emergono se si studia il tema del social prescribing e dell'art on prescription è proprio la mediazione. Cioè il tema della mediazione del link worker è quello che fa la differenza, cioè quello che c'è tra il paziente e il medico, è quello che riesce a decriptare dal paziente quali sono le esigenze, riesce ad introdurlo verso una pratica, che è una pratica che non è una fruizione del museo semplicemente libera, ma è sempre mediata alla ricerca di alcune piste all'interno delle collezioni, oppure nel fare arte, e poi la restituzione degli effetti. Ecco, la mediazione fa la differenza. I famosi link workers inglesi sono quelli che poi possono permettere anche alla persona di cambiare, per esempio, il suo percorso nel caso non ne sentisse degli effetti. Quindi la mediazione e la fiducia che si innesca, compresa poi la componente sociale, sono quelle che fanno la differenza. Scusi, io sono anziano, allora sopra gli 80. Non si vede. Allora, la cosa nato a Lugano, la cosa vedendo questo bellissimo Basilea, quando apro i giornali italiani, vedo una collaborazione che è impressionante. Questo per noi, per la Svizzera, è un gran bel valore. Lei ha ragione dei musei, perché la storia, poi c'è dentro dei pezzi con la mano lì di Gesù, è una favola. Però una cosa mi mette un dubbio su quello che ha detto lei. Non è una critica, ma un dubbio. E Ulin, il premio Nobel, ha ricevuto il premio Nobel sull'intelligenza artificiale. E lui ha scritto già 6 mesi fa, l'ho portato fuori in diversi giornali, ho dovuto fare il corretticino, ha detto: io l'ho fatta, insieme a un altro collega, lasciate perdere. È scritto, È scritto. Allora io voglio sapere questo, perché io non sono critico, ma prudente. Ha fatto vedere tutto questo sistema dell'intelligenza artificiale che siete arrivati lì a decidere. Una domanda un po' così, prima un'opinione su questo, secondo, se non veniva fuori l'intelligenza artificiale come facevate? E se non veniva fuori lo smartphone, lei stasera come faceva a venire qua? Vedo che ha messo Google Maps per venire. Cioè, dobbiamo essere disponibili ad accettare il progresso umano, che cosa ci porta, senza avere preclusioni. Lei citava prima Hinton, che si è pentito di avere pubblicato nel 1986 con Rumelart il famoso articolo sull'algoritmo backpropagation, che è stato la svolta per l'intelligenza artificiale, sistemi che erano veramente in grado di apprendere automaticamente. Poi Rumelart è morto prematuramente e il secondo nome, Hinton, ha avuto il premio Nobel perché non c'era il primo.
Se ci fosse stato il primo probabilmente non si sarebbe pentito. Cioè non lo so, questo sono giudizi che ogni tanto escono fuori, però devo dire che i benefici che porterà l'intelligenza artificiale sono superiori, secondo me, ai rischi che ci sono comunque, che essa comporta, ma li stiamo regolamentando. C'era forse una domanda in fondo. Prego. Buonasera, io avevo viceversa una domanda che penso possa andare bene sia per il professor Frank che per lei. Abbiamo parlato di pazienti che vengono poi portati al museo, quindi in un certo senso il museo che si muove verso il paziente, verso il malato. La mia domanda era invece su quello che si sta facendo ad oggi negli ospedali, per quei pazienti che invece magari dall'ospedale purtroppo non si possono muovere. Quindi come si sta muovendo il mondo clinico in direzione appunto dell'arte, dei musei, se c'è un'apertura, se ci sono edifici che stanno ripensando la propria architettura, ad esempio inserendo giardini, inserendo degli spazi che possono essere appunto degli spazi di rilassamento per i pazienti, e appunto a che punto sono gli studi invece al contrario, diciamo. Luigi ha capito subito che deve far vedere il programma del corso. No, nel senso che non la prossima lezione, ma fra Perché lei due. se verrà il 28 di novembre, mi sembra, 25 novembre, parleremo di arte negli ospedali. Quindi tutta questa domanda verrà dedicata una chiacchierata di 40 minuti. Quindi direi che non voglio anticipare quello che dirò fra un po' di tempo, però è un movimento sicuramente molto, molto attuale, perché finalmente ci rendiamo conto che l'ambiente dell'ospedale, come prima sua missione, è quello di far star bene semplicemente per essere un ambiente salutogenico e non per essere una caserma. Ecco, lo capivo. Santa Maria della Scala nel XIV secolo l'avevano già capito, ce lo siamo dimenticato, lo stiamo recuperando faticosamente solo adesso. Sì, buonasera. Avrei una domanda sulla definizione del benessere, nel senso che vedo anche magari un certo rischio di chiedersi se il benessere non è definito, che si arriva a una censura nei musei. Per esempio Christoph Frank ha fatto vedere il Andy Warhol o altre opere che magari se il benessere non è chiaramente definito, si può iniziare a avere un influsso sulla collezione, sul contenuto stesso. Beh, mi permetto di dare una piccola risposta tra due titani, per cui prendetela per la modestia di chi risponde. Però la questione non è quella di censurare le collezioni, è di avere in questi casi più clinici, più terapeutici, un approccio selettivo che è pensato in funzione dell'interlocutore. Quindi il museo ha una sua funzione indipendentemente dalla sua possibilità terapeutica, e la sua funzione la conosciamo, no? Ma nel suo essere a servizio della società e per il suo sviluppo ricopre sempre più spesso anche un ruolo sociale. E quindi la selezione di alcuni oggetti all'interno delle collezioni finalizzata ad un percorso di mediazione, ed è lì la figura del mediatore che diventa importante, fa sì che possano essere anche uno strumento di azione nei confronti di alcuni pubblici. Non dimentichiamo che quando parliamo di pubblico parliamo di un nome collettivo come Foresta, no? Mi sembrava molto interessante la riflessione sull'incapacità di definire, ma anche forse ricordare che i nomi collettivi sono quelli anche più difficili, no? Anche per una certa filosofia. Però in questo caso il fatto che possa dimostrarsi aperto alla società nel suo complesso significa che finalmente si può concentrare anche su alcune fasce di pubblico, e quindi non credo che ci sia nessuna necessità di censurare, ma forse finalmente c'è la prospettiva di
segmentare, di aprire ad alcuni aspetti. Forse possiamo metterci d'accordo sul fatto che il museo dovrebbe essere inclusivo su tutti i livelli, inclusivi proprio come uno dei ultimi spazi di una libertà di espressione, quello che diceva Mendelssohn, è proprio questo attaccamento tra etica e estetica. Questo è molto molto importante anche in un senso che è sempre presente, post-platonico, post-aristotelico, in tutto quanto, che riguarda proprio il confronto con le belle arti. Diciamo che non sempre le sensazioni che proviamo in un museo sono di benessere. Queste opere immediatamente non suscitano una sensazione di benessere, inquietano, ma diciamo che il ruolo è quello di suscitare emozioni che, se sono positive, sono più facili da accettare, ma anche emozioni tra virgolette negative hanno una grande importanza. È un po' come traslato quello che avevano inventato i greci con le rappresentazioni teatrali, che erano sempre rappresentazioni a sfondo negativo, tragedie, uccisioni, morti, eccetera. Però le emozioni che si incontravano facilitavano una crescita per il fatto che venivano sentite in un luogo protetto, cioè è come sperimentare qualcosa che non ci è pericoloso, ma l'abbiamo provato. Anche in termini di momenti catartici, io direi, dunque ci sono tante cure diverse anche nella psicoterapia, così via. Quello che volevo solo far vedere è che c'è un'orientazione proprio scientifica, artistica sin dall'inizio, dove siamo arrivati a un livello di verismo per riconoscerci. Dunque questa è una base per iniziare su una teoria proprio della response, della reazione in un certo senso. C'è un'altra domanda, direi l'ultima domanda. No, la mia domanda è praticamente, avete già in gran parte risposto, perché proprio si inserisce un pochettino su questo tipo di discorso, nel senso che in effetti la domanda di fondo è quella: i musei fanno davvero stare meglio? Sinceramente penso che in alcune occasioni si può anche stare peggio, perché ci sono delle rappresentazioni, ci sono, non so io, delle opere che urtano, ma non urtano soltanto in una misura etica, proprio danno fastidio perché sono brutte. Cioè, questa è la mia sincera opinione, non ho problemi a dirlo, specialmente in quello che è l'arte contemporanea. Non discuto su quel filmato che è stato fatto vedere, che era eccezionale, ma oggigiorno ci sono delle situazioni in cui uno veramente si sente male e sarebbe meglio che non dico che uscisse, ma insomma il suo stato d'animo, il suo benessere diminuisce invece che crescere. Grazie. Beh, forse signora, anche aprendo il giornale tutti i giorni l'effetto è più o meno lo stesso, e se l'arte ha una delle sue funzioni, che è quella di aiutarci ad avere uno spirito critico e a vedere la realtà da un punto di vista differente, ha anche questa funzione. Un'ultima domanda allora. Professor Grossi, sì. Lei ci ha fatto vedere degli studi. Lo tenga vicino perché non sento. Ci ha fatto vedere degli studi dove la risposta dei soggetti era la vista, no? Sappiamo che adesso nei musei è entrato il Braille. Ci sono degli studi in cui il senso di risposta non è più la vista, ma il tatto, per i ciechi, diciamo, su soggetti ciechi. Ma per i soggetti ciechi purtroppo non ci sono grandi studi, e questo è un problema, nel senso che ci sono certe fasce di popolazione per cui bisognerebbe inventarsi delle metodologie ad hoc, ma mi chiedo quale potrebbe essere la metodologia. Certo, se dal tatto riconosco che tipo di opera è, soprattutto le sculture, questo può anche tradursi in una capacità di giudizio e di una sensazione soggettiva, però in effetti queste sono delle piccole ancora aree di sviluppo futuro. Se posso molto brevemente intervenire, recentemente a Colmar
in confronto con l'altare di Grunewald hanno messo adesso questi rilievi per i ciechi. E questo è un primo passo, dunque, di più in più nei musei in tutto il mondo. Adesso anche per delle opere molto astratte mettono accanto delle traduzioni in 3 dimensioni, rilievi soprattutto, e lì penso che non siamo ancora al punto di fare indagare, poi di iniziare con indagini, che cosa risulta nella visualizzazione, perché questa è l'altra capacità del mediatore, del traduttore in quel momento. Questa è una cosa che facciamo anche a Lugano al Masi, che ha un progetto molto strutturato su questi termini ormai da diversi anni tramite l'H2, quindi devo dire che siamo anche nella nostra città, in questo caso, all'avanguardia. Quindi grazie ai nostri relatori, un grande applauso, devo dire.